Finalmente ci siamo! Amiche ed amici, ben ritornati e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo progetto, in un nuovo tutorial. Finalmente, quanto tempo! Mi siete mancati tantissimo. Comunque, dicevo, finalmente è arrivato lo schema dello zaino vero e proprio a tutti gli effetti. Uno schema adatto a tutto, uno schema adatto soprattutto alle principianti. Infatti, nel corso del tutorial vi guiderò ad ogni step fondamentale per realizzare appunto il progetto che avete visto adesso in anteprima, insomma, e sui vari social. Ora, io adesso qui non voglio dilungarmi a raccontarvi tutta la storia, perché se mi seguite su Instagram saprete insomma un po' tutto, no? Quindi se non mi seguite su Instagram, malissimo, dovete seguirmi anche lì. Io adesso vado direttamente al succo del discorso, della situazione. Per questo progetto ho utilizzato una fettuccia tubolare spettacolare. Infatti ho trovato, grazie anche ad una di voi, a un vostro suggerimento sempre su una live di Instagram, ho scoperto questo filato e ho detto: l'ho trovato! Finalmente posso realizzare lo zaino che tanto mi avete chiesto. Parlo del filato Mantra, che è un filato della Mondial, una fettuccia tubolare come vi dicevo, che viene rivenduto dalla carissima Matilde di Aku e Filo, che saluto e ringrazio per avermi fornito questo materiale e per aver reso possibile insomma la realizzazione di questo stupendo progetto. Ho utilizzato esattamente la variante pavone, 4 gomitoli, di cui il quarto è avanzato. All'incirca ho utilizzato 350 grammi di fettuccia tubolare che ho lavorato con l'uncinetto 4,5. Vengono consigliati il 3 ed il 4, quindi anche voi fate un po' delle prove dei campioncini in base a come vi trovate meglio. Utilizzate appunto un numero di uncinetto più adeguato alla vostra mano. Io ho utilizzato anche il 4,5 perché, avendo problemi con la mano destra, ho preferito fare una lavorazione piuttosto morbida e scorrevole, e qui anche la fettuccia tubolare mi è venuta in aiuto perché è piuttosto morbida, piacevole al tatto e insomma bellissima da lavorare. Se provate ad utilizzarla o se già l'avete utilizzata, insomma fatemi sapere. Se ancora non l'avete provata, io vi consiglio, vi suggerisco di provarla, non ve ne pentirete. Poi ho utilizzato degli accessori che per me erano fondamentali appunto per realizzare questo zainetto. Ho utilizzato una zip che comunque è fondamentale, da 35 cm. Poi ho utilizzato 3 moschettoni a ventaglio nella variante argento e una chiusura a cartella sempre nella variante argento, che verrà applicato sul taschino esterno dello zaino. Poi a propria scelta potete impreziosire il vostro zaino con gli accessori che vi ritrovate a casa o che desiderate inserire. Io per esempio ho inserito delle borchiette sia sul manico che sulle bretelle, sulla parte inferiore. Le avevo inserite sinceramente anche sulla zona del taschino, però poi tra una cosa e l'altra mi sono consultata anche con Matilde, abbiamo deciso comunque di toglierli, rimanendo sul semplice. Ovviamente servirà un ago per cucire, del filo in nylon trasparente per cucire, ma sappiate che potete utilizzare anche quello normale in cotone, e delle forbici. Tutti i materiali che vi ho mostrato potete reperirli sullo shop online di Aku e Filo. Vi lascio il link diretto al filato, ma non solo, anche il link diretto a tutti gli accessori utilizzati sotto il video, come sempre nel box informazioni. Non c'è obbligo di acquistare il kit completo. Se per esempio desiderate soltanto il mantra, potete prendere soltanto il mantra. Se per esempio vi ritrovate la zip ma non la chiusura, potete prendere soltanto il mantra più la chiusura. Insomma, siete liberissime di acquistare ciò che vi serve. Un'altra cosa importantissima, poi passiamo direttamente al tutorial. Attualmente la variante pavone non è disponibile, ma tornerà presto ad esserlo. Troverete altre varianti e per questo vi invito, per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, di contattare direttamente Matilde di Aku e Filo, che sarà comunque lieta di rispondervi e di comunicarvi la disponibilità del filato stesso e delle sue varianti, insomma. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cosa aspettate? In questo modo
modo non vi perderete i prossimi video tutorial, le prossime novità, perché ce ne saranno tantissime novità autunnali invernali. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina, in questo modo non vi perderete le prossime novità. È importantissimo, ed è anche importantissimo seguirmi su Facebook e su Instagram, dove sono molto attiva per non perdervi tutti i vari retroscena, le prossime live, i prossimi contenuti. Quindi mi raccomando, supportatemi anche con un bel pollice all'insù e fatemi sapere, importantissimo, cosa ne pensate sotto il video. Vi aspetto, A questo punto sigla! Perfetto, iniziamo subito prendendo il primo gomitolo. Il mio già è iniziato perché ho terminato il primo pannello. Adesso facciamo il secondo insieme, lo stesso lavoro chiaramente vale per il secondo. Quindi prendo la mia fettuccia tubolare mantra nella variante pavone e l'uncinetto 4,5. Vado a fare un cappio e inizio lavorando un tot catenelle. Lavoro esattamente 26 catenelle che equivalgono a 20 centimetri. Venticinque, 26esima ed ultima catenella che mi occorre chiaramente per ritornare indietro a punto basso. Mi inserisco nella seconda catenella, non in questa ma nella seconda, e inizio a lavorare il primo punto basso di 25. 2, 3, 4, 24 e 25esima maglia bassa. Fatta la prima riga a punto basso, ne andiamo a fare altre 24 per un totale di 25, per cui faremo sempre una catenella, gireremo la nostra riga e procederemo sempre lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 25 punti bassi. Bene, ho completato le mie 25 righe a punto basso e ho alzato il mio lavoro praticamente a 19 cm. Adesso vi suggerisco, comunque io li utilizzo così avete anche voi un riferimento, disegnare col marcapunti sia il primo punto della riga che l'ultimo. Ci servono soltanto da riferimento, tutto qui, non dobbiamo fare nulla di particolare. Facciamo una catenella e iniziamo la seconda parte. Andremo a realizzare la zona curva del nostro zainetto, per cui andremo a fare delle diminuzioni ad inizio e fine riga. Quindi mi inserisco nel primo punto che ho segnato, prendo il filo e ho 2 asole. Ripeto nel punto successivo. Prendo il filo, ho 3 asole, riprendo la mia fettuccia e vado a chiudere tutto. In questo modo avrò lavorato soltanto un punto basso nei 2 sottostanti, prima diminuzione. Ripeteremo lo stesso lavoro a fine riga. Andiamo a lavorare tutti i punti che abbiamo consecutivi, tralasciando gli ultimi 2. Quindi continuo. Siamo a 2 punti, 3, 4, 5, 22, ci rimangono gli ultimi 2 e qui andiamo a fare una diminuzione. Entro nel primo e prendo la fettuccia, entro nel secondo punto, nell'ultimo, prendo la fettuccia, 3 asole e chiudo tutto. Da 25 punti bassi siamo passati a 23 punti bassi. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andremo a lavorare una semplicissima riga a punto basso, lavorando soltanto i 23 punti bassi che abbiamo. Andremo a diminuire gradualmente in maniera dolce per non avere proprio uno stacco netto di diminuzioni. Riga normale, un punto basso in ciascun punto. 2, 3, 4,
5, 22, 23esimo punto basso. Ora catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo la terza riga. Stavolta andremo a fare nuovamente la diminuzione ad inizio e fine riga. Nel frattempo sto terminando il secondo gomitolo. Ripetiamo: entro nel primo e prendo la fettuccia, entro nel secondo punto e prendo la fettuccia, ho 3 asole, chiudo tutto, prima diminuzione. Andiamo a lavorare i punti consecutivi tralasciando gli ultimi 2. Ok, ultimo punto prima della diminuzione ho gli ultimi 2, quindi entro nel primo e prendo il filo, entro nel secondo e prendo il filo, chiudo tutte e 3 asole insieme. Quindi catenella e siamo pronte per lavorare la riga successiva semplicemente a punto basso. Se prima avevamo 23 punti, adesso ne abbiamo 21. Quindi prendo il mio terzo gomitolo e vado a prelevare il filo dalla parte centrale. Ecco qui, basta tirare fuori un po' di filo e lo si preleva in maniera tranquilla. Quindi già ho fatto la catenella, giro il mio lavoro, accosto i 2 fili, quindi quello vecchio e quello nuovo, e vado semplicemente a fare in questo modo. Entro nel primo punto, prendo il filo nuovo e faccio un punto basso e ho agganciato così i 2 fili, il vecchio ed il nuovo, senza fare nodini. Nel frattempo che vado a lavorare i punti bassi, i 21 punti bassi, vado a lavorarmi anche le code dietro. Primo punto, secondo, terzo, quarto, quinto, 20 e 21. Avete visto? Sono 21 punti. Ora ripetiamo queste ultime 2 righe per un'ultima volta, per cui andremo a fare una catenella, gireremo il nostro lavoro. Questi li possiamo pure tagliare perché già li abbiamo bloccati per un bel po' di punti. Iniziamo con la diminuzione, quindi primo punto, secondo punto, 3 asole e chiudo e continuo. 1, 2, 3, 17esimo punto, più il primo sono 18, più l'ultima diminuzione 19 e avevamo 21 punti prima. Quindi prendo il filo nel primo, prendo il filo nel secondo, 3 asole e chiudo. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro, abbiamo 19 punti e andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 19. 2, 3, 19esimo punto basso. Perfetto, guardate, avete visto come sta crescendo con le diminuzioni? Andiamo a realizzare la zona curva come vi dicevo prima. Fino ad ora abbiamo fatto 6 righe alternando la riga di diminuzioni ad inizio e fine riga e la riga a punto basso. Guardate, appunto il marcapunti vi segnala che qui c'è l'ultima riga di 25 punti bassi e da qui in poi iniziano le diminuzioni. Settima riga, facciamo di nuovo la diminuzione sia ad inizio che fine riga. Da 19 punti passeremo a 17. 1, 2, 3, 16, gli ultimi 2 li lavoriamo insieme. 17. Catenella, adesso ottava riga. Visto che abbiamo un numero dispari di punti, andremo a fare la diminuzione soltanto a fine riga. In questo modo ci ritroveremo un numero pari. Vado a fare un punto basso in ciascun punto per i primi 15 punti. 3, 4, negli ultimi 2 punti andiamo a diminuire. Ok. Da 17 punti bassi siamo adesso a 16 punti bassi. Dalla riga successiva in poi, per 3 righe, andremo a diminuire sia ad inizio che fine riga, quindi soltanto diminuzioni, ci ritroviamo sempre a 16 punti, quindi gradualmente passeremo a 14, 12, 10 punti, senza avere lo stacco della riga a punto basso normale. Quindi entro nei primi 2 punti e faccio la prima diminuzione. E continuo 2, 3, 13esimo punto, ultimi 2, diminuzione, 14, quindi catenella, adesso giriamo il nostro lavoro e facciamo di nuovo una diminuzione ad inizio e fine riga.
1 e 2, quindi primo punto, secondo punto, terzo, ultimi due li lavoriamo insieme, abbiamo 12 punti bassi e adesso catenella, giriamo il lavoro e per l'ultima volta facciamo una diminuzione ad inizio riga e a fine riga e ci ritroveremo con 10 punti, 1, 2, 3, quindi entro nel primo, entro nel secondo, decimo punto e abbiamo finito le nostre diminuzioni. Andiamo un po' ad assestare questa zona per cui andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 10 punti e da qui parte il giro di rifinitura a punto basso. Andiamo a definire tutto il nostro perimetro. Ok, ultimi due punti, 1 e 2. Perfetto, ecco qui abbiamo completato il nostro pannello. Il pannello misura adesso 21 cm per 28 cm. Sì, eravamo partite con 20 cm di catenelle, è normale che man mano che andiamo avanti con le righe il lavoro si assesta e quindi prendiamo qualche centimetro. Adesso andiamo a rifinire semplicemente a punto basso, quindi ci ritroviamo nell'angolo, nell'ultimo punto aggiungiamo altri due punti per un totale di 3, 1 e 2. Adesso per fare un lavoro pulito sulla zona curva sia su una parte che sull'altra parte alterneremo un punto basso ed un aumento. Visto che qui abbiamo fatto già l'aumento di 3 punti bassi, nella riga successiva, che è questa, proprio qui dove c'è la diminuzione, andiamo a lavorare soltanto un punto ed io entro proprio prendendo la diminuzione, entro al centro della diminuzione per non dilatare i punti, quindi la lavorazione stessa, quindi qui faccio un punto. Poi passiamo alla riga successiva e vado a lavorare due punti bassi, quindi proprio qui, 1 e 2. Poi passiamo alla riga successiva e abbiamo di nuovo la diminuzione. Entro al centro e lavoro un punto basso. Ora, riga successiva, un aumento. Quindi 1 e 2. Riga successiva, un punto basso dentro al centro del punto basso e faccio un punto basso. Riga successiva un aumento, 1, 2, riga successiva un punto basso dentro al centro del punto basso che ho al di sotto, riga successiva 2 punti bassi, 1, 2, avete visto è semplicissimo e come notate stiamo scendendo in maniera corretta, distribuendo bene le maglie. Punto successivo un punto basso, punto successivo un aumento e guardate qui a cosa ci servivano i marcapunti, così non ci confondiamo. Oddio, io non mi confondo, ad occhio riesco a capire dove andare a lavorare un punto in ciascun punto, però questa tecnica, questo metodo di mettere il marcapunti può aiutare molto le principianti. Allora, quindi ho tolto il marcapunti e da qui in poi, se vi ricordate, abbiamo le 25 righe a punto basso normale, andiamo a lavorare un punto in ciascuna riga. E come prima entro sempre al centro del punto basso, vedete? E lavoro un punto basso. Se vogliamo, anche qui possiamo mettere il marcapunti perché questo ci farà da linea guida successivamente. Poi, riga successiva, un punto basso. Riga successiva, entro al centro del punto basso, guardate, prendo entrambe le asole e lavoro un punto basso. Un punto basso nella riga successiva e così via. Non potete assolutamente sbagliarvi, molto semplice. Ora guardate qui, ho la primissima riga a punto basso e le catenelle iniziali. Le catenelle iniziali le salto, entro al centro del punto basso che ho e vado a fare 1, 2 e 3 punti. Ok,
quindi è come se saltassi la riga delle catenelle. Anche qui il motivo è sempre lo stesso, per avere un lavoro molto pulito. Poi passo al punto successivo, la seconda catenella, ma non punto l'uncinetto qui, vado alla base, lavoro anche la coda e vado a fare il secondo punto basso di 25. Punto successivo, punto successivo, punto successivo e così via. Guardate, vedete, il lavoro è super pulito. Ok, penultimo punto, ultimo punto, vedete? E andiamo a lavorarlo qui. E qui dobbiamo fare il terzo angolo, quindi primo angolo, secondo angolo, terzo angolo, aggiungiamo 2 punti bassi per un totale di 3. Quindi 1 e 2. Perfetto. Adesso saliamo, no? Con la nostra rifinitura andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna riga, proprio come abbiamo fatto su quest'altro lato, finché non ci ritroviamo al marcapunti. Quindi dove c'è il marcapunti andremo a lavorare l'ultimo punto basso singolo. Lo rimettiamo sempre per avere il riferimento, no? La 25esima riga punto basso prima delle diminuzioni. Ora continuiamo sulla zona più curva, ripetiamo quello che abbiamo fatto qui, inizieremo subito con l'aumento. E poi praticamente ci ritroviamo al primo punto basso dove dobbiamo fare il quarto ed ultimo angolo proprio qui, quindi cade a pennello la diminuzione. Entriamo proprio nello stesso punto e facciamo 1 e 2 punti bassi più il primissimo sono 3 e abbiamo concluso la rifinitura del nostro pannello, che guardandolo così è un po' irregolare, vedete? Non è che dobbiamo nascondere l'evidenza, è un po' irregolare. E sapete come eliminiamo questa irregolarità? Semplicissimo, andiamo a fare un giro a punto bassissimo mantenendo sempre la mano morbida, mi raccomando. E questo giro a punto bassissimo comunque ha una doppia utilità, perché poi nel passaggio successivo andrà ad incorniciare la profondità che conferiremo al nostro zainetto. Ma un passo alla volta, poi ve lo faccio vedere, richiamerò la vostra attenzione proprio in questo punto. Allora, andiamo avanti. Fatto questo, entriamo semplicemente nel primo punto e andiamo a chiudere a punto bassissimo e continuiamo lavorando un punto bassissimo in ciascun punto in maniera morbida. Guardate, io sto lavorando in maniera morbida sia per non imbarcare il pannello, perché lo sappiamo, il giro in maglia bassissima comunque tende a stringere il lavoro, e sia perché ho un po' la mano dolorante. Chi mi segue su Instagram lo sa benissimo. Se non mi seguite, andatelo a fare, perché così non vi perderete, insomma, tutti i retroscena, ve lo dico sempre. Quindi io direi di continuare anche da soli, perché non farò altro che lavorare un punto bassissimo. Guardate già com'è migliorata la situazione rispetto a questo lato. Quindi continuiamo, negli angoli sempre un punto bassissimo in ciascun punto, qui non ci sono aumenti, continuiamo fino a terminare il giro proprio dove l'abbiamo iniziato, ma ci vedremo lì. Ultimi 2 punti bassissimi, perfetto, e qui c'è il primissimo punto bassissimo. Adesso prendiamo delle forbici e tagliamo la fettuccia, sfiliamo, prendiamo un ago, ci inseriamo esattamente nel primo punto bassissimo e andiamo a realizzare un'asola al centro dell'ultimo, passiamo attraverso la lavorazione, ecco qui, ok, giriamo il nostro pannello e andiamo a bloccare il nostro filo, lo blocchiamo tra le maglie. E abbiamo completato così il pannello. Davanti o dietro fa lo stesso, perché lo schema è uguale. Dobbiamo andare a realizzare adesso la profondità sia sulla zona inferiore che superiore, ma comunque il lavoro è un tutt'uno. Siamo a 24 cm per 29, circa 30 cm. Riprendo la mia fettuccia tubolare, sempre l'uncinetto 4,5 nella maglia segnata col marcapunti. Mi inserisco esattamente in questa maglia, proprio nel punto basso. Non prendo la maglia bassissima, proprio come vi dicevo poco fa, e mi aggancio in questo modo. Se preferite potete fare anche il cappio iniziale. Quindi porto fuori e vado a fare una catenella
che a fine giro diverrà una maglia bassa. Poi vediamo come chiudere il giro, ma chi mi segue da tanto lo può intuire. Dopodiché passo al punto basso successivo, questo dietro, vedete, è un punto basso, prendo il filo e vado a lavorare il mio primo giro punto basso esattamente in questi punti che si trovano dietro. Quindi un punto basso, un punto basso e così via. Sono in prossimità del primo angolo e qui procedo sempre allo stesso modo, un punto in ciascuno. Mi ritrovo adesso alla base, quindi giro leggermente il mio lavoro e procedo sempre allo stesso modo. Ok, io direi di continuare così per tutto il giro. Quando arriviamo al secondo marcapunti vi consiglio di segnarlo perché può ritornare sempre utile nei passaggi successivi. Prima di passare alla clip successiva volevo mostrarvi come con questa lavorazione ci distacchiamo un po' dal pannello dietro o davanti del nostro zainetto e andiamo a costruire la profondità sempre dello stesso, vedete? Poi man mano che andiamo avanti con i giri il progetto prenderà forma. Sto per terminare il primissimo giro, ultimo punto. Ok, guardate, qui c'è la primissima catenella, qui il primo punto basso. Entro da dietro e porto l'asola sull'uncinetto. Porto l'asola all'esterno, ma in realtà è all'interno del progetto, e tiro un po'. Ok, fatto questo, ho realizzato l'asola alla catenella che ho al di sotto. Anziché inserire l'uncinetto nelle due catenelle, no? Inserisco l'uncinetto al centro del punto basso e proseguiremo la nostra lavorazione a punto maglia. Quindi inserisco l'asola sull'uncinetto in questo modo, tiro un po', porto la fettuccia di lavorazione sull'uncinetto e la porto verso di me. In questo modo e inizio sempre con una catenella. Quando finiremo questo secondo giro chiuderemo allo stesso modo e ripartiremo allo stesso modo, perché oltre a fare questo secondo giro insieme ne faremo un terzo. Quindi adesso vi mostro, poi possiamo continuare da sole per un totale di 3 giri. Quindi catenella, poi punto basso successivo, anziché prendere le due asole come un punto basso normale, entriamo al centro del punto basso al di sotto e proseguiamo a punto maglia. Ecco qui, visto che ci ritroviamo a lavorare una fettuccia tubolare, perché non lavorare il punto maglia che conferisce comunque un bel effetto e allo stesso tempo un punto semplice da lavorare. Quindi mi inserisco al centro del punto basso successivo e procedo, vedete, semplice, semplice, semplice. Punto basso, vado al centro, punto basso, vado al centro, punto basso. Ok, dai, che dite? Continuiamo anche da sola perché è piuttosto semplice. Questo è l'effetto del punto maglia o punto jersey. Continuiamo così anche per questo secondo giro. Vedete, io ho lasciato qui il marcapunti, qui non lo metto perché comunque so che qui inizia il giro, e continuiamo per un terzo ed ultimo giro. Parto sempre con una catenella. Vedete? 1, 2, 3. Adesso faremo una riga sempre a punto maglia, per cui partiremo da qui, sempre dalla catenella, fino ad arrivare al punto segnato col marker, lasciando questa zona curva libera. Iniziamo prima catenella, punto maglia successivo al centro del punto maglia al di sotto. Quindi 1, 2, 3, 4, ultimo punto maglia nel marker, il marker lo possiamo pure togliere, adesso non ci occorre più. Abbiamo continuato per una riga, adesso cosa dovremmo fare per continuare? Dobbiamo fare almeno un'altra riga a punto maglia.
ma in questo modo, girando il lavoro e facendo un punto basso in ciascun punto, no? Fino ad arrivare dall'altra parte, creeremo una discontinuità tra il punto maglia e la lavorazione che stiamo effettuando adesso. Quindi cosa fare per mantenere la continuità del punto maglia? Semplicissimo, andiamo a fare una riga a punto bassissimo normale, per cui dopo aver fatto la catenella ci inseriamo nel primo punto, prendiamo il filo e chiudiamo a punto bassissimo, anche qui in maniera morbida, altrimenti tendiamo a stringere il nostro lavoro, e procediamo a punto bassissimo per tutta la riga. Penultimo punto bassissimo ed ultimo punto bassissimo, e lo faccio prendendo soltanto la catenella. Ok, quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro, sfilo l'uncinetto, mi inserisco nel punto maglia che ho al di sotto e porto all'interno la mia asola e inizio esattamente a punto maglia, vedete? Ora qui abbiamo la riga a punto bassissimo, ma adesso la andiamo a ricoprire andando a lavorare al di sopra il punto maglia, per cui ci inseriamo al centro, un punto maglia, punto successivo sempre al centro, un punto maglia, vedete? E abbiamo così la continuità del punto di lavorazione. La riga a punto bassissimo non si nota per niente. Voi notate qualcosa? Credo proprio di no. Questo è un piccolo trucchetto per andare a lavorare il punto maglia a pannello. Molto tempo fa ho fatto un tutorial dedicato, ho fatto un piccolo campioncino dove vi mostravo come appunto lavorare il punto maglia a pannello, il punto jersey insomma. Casomai ve lo lascio nella i qui in alto, così se vi può essere utile, se volete realizzare una busta, una pochette a punto maglia ma a pannello, sapete insomma come fare. Quindi a questo punto io continuerò per l'ultima riga a punto maglia. Penultimo punto maglia e praticamente nell'ultimo concludiamo, facciamo una catenella di sicurezza e abbiamo concluso praticamente la prima parte del nostro zainetto. Guardate, molto 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 bello. Che dite voi? Ah, tra l'altro guardate, vi ricordate il giro a punto bassissimo, no? Dopo il giro di rifinitura, praticamente funge da cornice. Non so se lo percepite, vedete? Questa rifinitura a punto bassissimo va ad incorniciare perfettamente il pannello dietro o davanti del nostro zainetto e dà un certo distacco alla profondità. Non male. Adesso, quando andiamo a realizzare uno dei due pannelli, andiamo a tagliare un bel po' di filo, come vi dicevo prima, perché ci occorre per andare a cucire. Come vedete io vado a prendere tutto il perimetro, poi lo metto in doppio e poi faccio un'altra passata, dopodiché magari ne taglio anche un po' di più, non si sa mai, e questo è il filo che mi occorre per andare ad assemblare questo pannello all'altro. Mentre nel secondo pannello che ho già realizzato, che sarebbe questo, ho tagliato un po' di filo, ho fatto sempre la catenella di sicurezza e poi questo filo con molta calma lo vado a nascondere praticamente tra le maglie qui all'interno. La catenella è già fatta, quindi il lavoro non si sfila, faccio passare tutto all'interno, tiro per bene e poi taglio l'eccesso. Come vi dicevo fin dall'inizio, bisogna ripetere sempre lo stesso schema per andare a realizzare un secondo pannello, eseguendo sempre lo stesso procedimento. Su questa zona qui superiore curva andrà cucita la cerniera, mentre questi tre lati verranno fissati agli altri tre lati, ma lo vediamo dopo. Andiamo a realizzare adesso la tasca del nostro zainetto, la tasca davanti. Poi andremo a realizzare anche la patella, sulla quale applicheremo la chiusura a cartella. Questo passaggio è facoltativo, potrete comunque lasciare lo zainetto così
Anche una tasca frontale non guasta, perché con pochi e semplici passaggi diamo un tocco in più al nostro progetto finale. Ho fatto i miei piccoli calcolini e quindi mettiamo caso che la mia tasca verrà applicata qui. Questa per esempio è la parte davanti del mio zainetto. Ho calcolato 12 punti centrali e ne ho tralasciati 6 a destra e 6 a sinistra. In realtà sulla tasca andrò a fare il giro di perimetro, di rifinitura, per cui sicuramente acquisirò qualche centimetro sia da una parte che dall'altra parte, quindi poi mi sposterò da quest'altra parte per la cucitura. Comunque intanto avvio 13 catenelle, che poi in realtà sono 12 più una che mi serve per voltare il mio lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, perfetto. Poi ovviamente la lavorazione cede, quindi vedete, vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 12 punti bassi. 2, 3 e 12. Perfetto, primissima riga, semplice semplice a punto basso. Vedete come tutto coincide, il filato chiaramente è lo stesso e tutto coincide. Per adesso sembra piccino, ma come vi dicevo prima andremo a fare il giro di rifinitura e diverrà un po' più grande il nostro pannello rettangolare o quadrato, insomma adesso vediamo. Allora facciamo una catenella, possiamo decidere di continuare sempre a punto basso e rimanere fedeli comunque al punto di lavorazione del pannello davanti e dietro, oppure cambiare punto. Quindi potremmo fare un punto maglia, quindi andare a lavorarlo a pannello. Per fare questo andremo a lavorare subito dopo un punto bassissimo in ciascun punto, in maniera sempre molto morbida, per un totale sempre di 12 punti bassissimi. Ok, fatto questo facciamo una catenella e praticamente andiamo a lavorare un punto maglia al centro del punto basso al di sotto, proprio come abbiamo fatto la profondità dello zainetto. Quindi 1, 2, 3 e 12. Ok. E tra l'altro la nostra tasca sarà bella bella rigida e sostenuta. Poi per continuare basterà alternare queste ultime 2 righe che abbiamo fatto insieme. Andiamo a fare il giro di perimetro, quindi ultimo punto maglia, sempre nello stesso punto aggiungiamo 1 e 2 per formare l'angolo e poi andiamo a fare un punto per ciascuna riga punto maglia, quindi un punto qui, un punto qui, un punto qui, vedete, entro sempre al centro, un punto qui e procedo. 1, 2, 3. Adesso qui faccio la stessa cosa di poco prima, non mi inserisco nella catenella ma nel primo punto basso, quindi nella prima riga, e faccio 1, 2 e 3. Dopodiché vado al punto successivo, non nella catenella ma nel punto basso di base, e vado a lavorare, questa è la coda dietro, vado a lavorare gli 11 punti, perché già il primo l'ho lavorato. 2, 3, 4, ok, 12° punto, e sempre nell'ultimo aggiungo altri 2 punti per formare l'angolo, quindi 1, ops, e 2. Ok, ecco qui la tasca, già prende forma, bella bella fitta, lavorazione bella fitta. Qui nel frattempo è terminato il terzo gomitolo, quindi anche qui un punto basso in ciascuna riga, quindi 1, 2, anche qui mi inserisco al centro e l'ultimo proprio qui, 2, 3, vado a rifinire pure la zona superiore e lo faccio a punto basso normale, quindi 1, 2, 3. Allora qui ho l'angolo, vado a fare un punto bassissimo
e poi vado a fare un giro di perimetro soltanto ai 3 lati e poi vado a chiudere con un punto bassissimo nella seconda catenella dell'altro angolo, proprio come qui ho iniziato con un punto bassissimo, perché dobbiamo conferire profondità alla nostra tasca per poi andarla a cucire. Infatti non faremo aumenti, quindi continuiamo a fare un punto in ciascun punto e vedrete che il lavoro si imbarca. Ok, ultimo punto basso. Qui abbiamo il secondo punto dell'angolo, facciamo una maglia bassissima, catenella di sicurezza, andiamo a tagliare il quantitativo necessario che ci occorre per cucire, quindi come al solito taglio un po' di filo. Ho bloccato il tutto con 4 spilli, 2 laterali e 2 alla base. Dove li ho bloccati? Dove prima avevo gli aghi, no? Vi ricordate? Ho spostato di un punto l'ago perché, come vi dicevo prima, col giro di perimetro acquisiamo 1 centimetro in più. Adesso semplicemente con un ago vado a cucire punto per punto. Entro semplicemente nel punto che coincide alla tasca, vedete? Così passo al punto successivo e blocco. Poi passo al punto successivo e cucio tutto punto per punto. Quindi magari ritorno indietro nel punto successivo per bloccare bene il filo. Dopodiché vado a bloccare il tutto con un nodo e vado a disperdere il filo d'eccesso tra le maglie. E questo sarà il risultato della tasca. Guardate la profondità, non so se si percepisce la profondità che ho conferito con il secondo giro sui 3 lati. Allora, per la patellina, non vi ho mostrato lo schema ma ve lo dico, ma è semplicissimo, ho avviato innanzitutto 18 catenelle iniziali e quando le ho avviate ho lasciato un bel po' di filo in eccesso per andare a cucire appunto la patellina sul corpo dello zainetto. Ho continuato per 7 righe a punto basso semplicissimo e l'ultima riga, la settima, l'ho lavorata a punto bassissimo in costa retro. In questo modo la chiusura a cartella che presenta i dentini si aggancerà nel migliore dei modi sulla patellina, insomma. Quindi qui ho staccato il filo e lo vado a nascondere tra le maglie sul retro, mentre qui vado a cucire la mia patellina. Dunque la cucirò esattamente in questa riga. Qui ho la tasca, poi c'è una riga esattamente nella seconda. Me la sistemo per bene, proprio come ho fatto con la tasca, con degli spilli. Ok, penso che possa andare bene. Poi vado a cucire, quindi prendo l'ago e allo stesso modo di come ho cucito la tasca cucio la patellina, quindi vado a cucire punto con punto. Nulla di particolarmente difficile, basta che segnate tutto con gli spilli, vi verrà tutto abbastanza facile. Ho cucito la patellina, però lasciamo stare per adesso la patellina. Ho imbottito un bel po' con del Pluriball la tasca, perché per mostrarvi al meglio la profondità abbastanza capiente. Poi proprio alla fine andremo ad inserire la chiusura a cartella e farà la sua figura. Adesso prendiamo la nostra zip, la mia è da 35 cm e la vado a piazzare esattamente sulla zona più curva.
Ok, perfetto, praticamente la cerniera è su misura. Dunque, guardate, vedete, ho fissato il tutto con degli spilli. Prendo ago e filo in nylon e vado a cucire punto basso per punto basso, prendendo anche la zip. Ok, possiamo iniziare a cucire. Ho messo il filo in doppio, ho fatto il nodino. Allora, mi vado a bloccare intanto in una maglia qui vicino alla zip, vado a fare un nodo, blocco il tutto per bene, mi raccomando. Quindi inizio a cucire semplicemente così. Come sapete, prendo come linea guida, punto di riferimento, la cucitura che già esiste sulla zip. Se guardate bene ci sono 1-2 cuciture. In questo modo cucio in maniera dritta. Ogni tanto do un'occhiata e cucio. Vedete, entro nel punto basso successivo, guardo un po' dietro e mi inserisco tranquillamente. Insomma, non è che ci sia molto da dire su questo passaggio, bisogna cucire, bisogna avere pazienza e niente, questo. Praticamente ho finito la mia cucitura. Adesso andiamo a chiudere insieme lo zainetto e vediamo com'è il risultato, perché non lo so nemmeno io. Vediamo un po' se ho fatto un buon lavoro. Perfetto, io direi di sì. Che dite voi? Penso di sì, dai. Non male. Dai ragazzi, si può fare, si può cucire. Ora non ci rimane che andare a cucire i due pezzi. Vi ricordo che il numero di punti che ci ritroviamo su questi tre lati coincide perfettamente con i punti che abbiamo al di sotto, quindi non dobbiamo fare alcun calcolo, secondo me nemmeno è necessario andare ad imbastire con un pezzo di filo. Andremo a cucire esattamente punto con punto. Qui ho il primo punto maglia, punto basso, sbuco fuori esattamente da qui e vado a prendere la maglia che gli corrisponde e vado a fare almeno 2 passate, lo sapete, per rinforzare l'inizio della cucitura. Lo stesso farò alla fine e ripasso un'altra volta. Questa è la cucitura che effettuo praticamente sempre, mi piace molto, quindi anche per questo progetto vado a fare questa cucitura. Poi passo semplicemente ai punti successivi e inizio a cucire. Questo poi sarà l'effetto della cucitura e continueremo in questo modo. Vedete come l'angolo con l'angolo coincide? Per questo vi dico, non è necessario che andate a contare i punti, cucirete sicuramente se avete seguito passo passo lo schema che vi ho mostrato del pannello,
cucirete in maniera tranquilla, tutto vi coincide. Praticamente bisogna continuare così fino alla fine, fino a bloccare anche gli ultimi 2 punti, sempre 2 passate e poi basta aprire la cerniera, portare il filo all'interno, fare un bel nodino e disperdere il filo tra le maglie all'interno. Perfetto, siamo quasi alla fine, vi ho mostrato anche come applicare la chiusura, semplicissima. Un accorgimento: quando andate a cucire la zip, andate a fissare anche la zona inferiore appunto della zip stessa alla lavorazione all'uncinetto. In questo modo con facilità si apre e si chiude. Mentre dall'altra parte, visto che mi avanzavano 1,5 cm, 2 cm di zip, cosa ho fatto? Ho fatto una sorta di giuntura, non so come si chiami, comunque mi sono agganciata direttamente alla base, no? Della profondità dello zainetto, ho fatto semplicemente 4 punti e poi ho continuato per altre 2 righe per un totale di 3 e poi ho cucito alla stessa maniera, sempre con ago e filo in nylon. Una volta chiuso lo zainetto, questo poi sarà il risultato. Ora riprendo la mia fettuccia tubolare e vado a realizzare il manico che andrà sulla parte superiore dello zainetto. Penso che avvierò lo stesso numero di catenelle che ho avviato per andare a realizzare la patellina, quindi erano 18 se non erro, sì 18, quindi avvio 18 catenelle, 2, 3, forse ne abbiamo anche di più, facciamo 20, 21, 19, 20, 21. Passo alla seconda catenella e inizio a fare un punto bassissimo in ciascun punto. Ventesima ed ultima maglia bassissima, sì, penso che può andare bene. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo lavorando un punto bassissimo in ciascun punto bassissimo che ho al di sotto. Quindi vedete, mi inserisco nel punto bassissimo, faccio un punto bassissimo. Stessa lavorazione farò per la bretellina dietro, che sarà praticamente un'unica lavorazione che farò passare attraverso i moschettoni a ventaglio, quindi lì avvierò molte più catenelle ma la lavorazione sarà uguale. Credo che possa bastare così, facciamo una piccola prova, sì, penso di sì. Quindi andrò a cucire questo manico proprio in questi 2 punti che ci ritroviamo sullo zainetto e lo farò con ago e filo in nylon. Vado a fare una catenella di sicurezza, stacco la fettuccia, vado a nascondere i fili e preparo ago e filo. Ok, avete visto che ho inserito i 3 moschettoni facendo passare semplicemente l'anello attraverso le maglie, attraverso 3 maglie sulla zona superiore e inferiore. Quindi ho centrato perfettamente il tutto.
super semplicissimo. Poi, come vi dicevo prima, sono andata a lavorare un'unica bretellina che passerà attraverso i 3 anelli che ho già inserito. Stessa lavorazione. Dunque, per la lunga bretella ho avviato esattamente 120 catenelle all'incirca, comunque siamo a più di 1 metro. Anche qui la lunghezza delle bretelle è personale, quindi vi suggerisco comunque di fare delle prove. Come avete visto, io ho fatto delle prove e poi sono andata avanti con la lavorazione a maglia bassissima per sole 2 righe. Tra l'altro questo filo è abbastanza elastico, quindi tirando ovviamente la catenella si allunga ancora di più. Col tempo cede, lo sappiamo, sapete che preferisco sempre mantenermi qualche centimetro in meno perché col tempo le tracolle in generale cedono un po' fatte all'uncinetto, e quindi per me questa lunghezza va più che bene. Sia ad inizio lavoro, quindi ad inizio catenelle, che a fine lavoro ho lasciato del filo in eccesso perché mi occorrerà per andare a cucire le 2 estremità direttamente sulla bretellina, e lo facciamo subito insieme. Qui faccio una catenella di sicurezza, proprio come all'inizio, mi munisco sempre di un ago e procedo. Intanto metto la mia lunga catenella sul dritto e la faccio passare attraverso un anello, in questo modo, dopodiché faccio passare un'estremità attraverso l'anello in basso e semplicemente vado a dare un po' di punti. Faccio 2 passate per punto, così è bella resistente la cucitura. Ok, penso che può anche bastare. Blocco il filo e lo disperdo bene. Perfetto, guardate qui, mi sembra abbastanza resistente. Ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Mi raccomando, mettiamo sempre la nostra lunga tracolla sul dritto. Volendo possiamo sempre impreziosire il tutto con una borchietta proprio qui. Apro le alette e cerco di inserirle all'interno della cucitura che ho fatto. In questo modo rimangono ben incastrate e non si notano. Quindi impreziosisco ulteriormente la mia bretellina. Farò lo stesso dall'altra parte, guardate, nemmeno si nota. Amiche ed amici, rieccoci, questo qui è il risultato finale dello zaino. Io spero vivamente che vi piaccia, infatti fatemelo sapere sotto il video con un commento. Alla fine di 5 gomitoli uno mi è rimasto integro, l'altro è un po' smezzato, comunque all'incirca siamo sui 350 grammi di fettuccia tubolare. Il nostro zaino misura 24 cm per un'altezza da 32 cm e ha una profondità all'incirca da 8 cm e mezzo, 9, siamo lì. Vi suggerisco tra l'altro di andare a realizzare le bretelle un po' più lunghe rispetto a quelle che ho realizzato io. Potete arrivare secondo me anche a 1,5 m, 1,70 m, insomma, come vi dicevo nella clip precedente. Mi raccomando, fate delle prove. Io alla fine mi sono fermata proprio qui, vi ho mostrato come fare perché ho il problema alla mano, quindi non ho voluto sforzare appunto il mio braccio e la mia mano ulteriormente. E rieccoci, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero davvero tanto, fatemelo sapere sotto il video nei commenti cosa pensate di questo splendido zaino. Io lo amo, lo adoro. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento potete scrivere direttamente a me, oppure nello specifico per sapere appunto delle info specifiche potete contattare Matilde di Accu et Filo. Vi ricordo che tutti gli indirizzi utili anche per contattarla li trovate sempre sotto al video. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Mi raccomando, non mancate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà online. Seguitemi su Facebook e su Instagram, mi raccomando. Un bacino a tutti!